come atto di autodenuncia. Come direbbe Giorgio Gaber, io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Ebbene, secondo l'Ufficio dei diritti umani delle Nazioni Unite, negli ultimi 13 mesi sono morti 43.000 palestinesi a Gaza. Se a questo aggiungiamo i bombardamenti incessanti nel sud del Libano, nei campi profughi, il Papa Francesco direbbe bisogna aprire un'indagine. Io dico, e tutti diciamo, alla fine, bisogna ammettere che si tratta di un genocidio portato avanti da uno Stato terrorista con a capo un criminale di guerra che, al di là dei risvolti politici, storici, economici che ci girano attorno, forse antichi da 75 anni, no? Con l'occupazione dei territori, l'autodenuncia sta proprio nella complicità e nell'appoggio dei governi occidentali, di questa elite globalista finanziaria anglo-americana a cui noi apparteniamo e a cui noi ci immoliamo supinamente almeno da 50 anni, come ci racconta Pasquale in 50 anni di guerra al salario. E poi basti pensare anche all'appoggio che stiamo dando in questi 3 anni a una guerra in Europa, appoggiando un governo golpista dichiaratamente nazista, una guerra ed europei. Basti pensare che di calo di produzione industriale in Europa, negli ultimi 3 anni sono falliti il 66% di imprese in Eurozona. E se si pensa che dall'altra parte, secondo le ultime stime, la Russia avrà una crescita del 4%, ormai legata del 5%, mi suggerisci? Io sapevo dal 3,5 e passa al 4%, del 5%, legata al treno dei BRICS oramai. Da questa parte invece annotiamo stabilimenti della Volkswagen che chiudono. La Bosch oggi annuncia un esubero di 5.500 lavoratori, un nostro amico ne ha pagato le conseguenze ultimamente, che sta in Olanda. Ed è tutta risposta, diciamo che l'Europa sta diventando Sami, esatto. L'Europa sta diventando è diventata il buco nero dell'economia mondiale, è diventata una polveriera. 16 anni fa scrivevamo un articolo con Pasquale, dicevamo che l'Unione Europea era il campo di battaglia, contesa tra Cina, Stati Uniti e Russia. Forse eravamo pazzi, ma oggi possiamo dire che avevamo ragione. E invece in Italia di tutta risposta il governo, quello che abbiamo, governo sovranista, si reputa governo sovranista, fa una legge di bilancio, approva una legge di bilancio che dice più carri armati, meno assistenza sociale, più portaerei, meno servizio sanitario pubblico. Finisco questa piccola riflessione, poi veniamo a noi, girando un pezzo di una canzone che io reputo meravigliosa e che poi Andrea magari ci farà pure ascoltare, so che è in scaletta, che è Canzone del Maggio, tratta dall'album Storia di un impiegato di Fabrizio D'Andrea del 1971, dove alla fine dice per quanto noi ci crediamo assorti siamo per sempre coinvolti. E finisco. La guerra che verrà, come diceva Bertolt Brecht, non è la prima. Prima ci sono state altre guerre. Alla fine dell'ultima guerra ci sono stati vincitori e vinti. Tra i vinti la povera gente moriva di fame. Tra i vincitori la povera gente moriva di fame ugualmente. Ok, un saluto. Un saluto a tutti i presenti, anche chi ci ascolta da casa. Che dire, fino a qualche istante fa non ci pensavo, però sinceramente essere qui in questa libreria storica, 124 anni di cultura, leggevo appunto nella locandina di presentazione al libro di Pasquale, in questo clima familiare, attorniato da parenti, amici di lungo corso,
non fa diciamo, accanto a un compagno di vita come Pasquale, per presentare i suoi libri, i suoi studi, i suoi scritti, le sue opere, portate anche insieme avanti negli ultimi 35 anni, capirete che è una prova di sforzo abbastanza notevole. Pasquale ci teneva tanto a essere qui stasera, fare ritorno nella sua città, nel suo luogo natio, ad abbracciare le sue radici, la sua storia, per presentare il suo terzo libro, Il Terzo Morto, piccola storia crotonese, edito, che poi diciamo che è un compendio filosofico e storico di una memoria di Vinti nell'Italia degli ultimi 60 anni, ma anche nella Crotone degli ultimi 60 anni, ma soprattutto è un compimento a una trilogia che parte dal primo libro, che è Il piano contromercato, e il secondo libro, che qui è 50 anni di guerra al salario, che sono due libri editi dall'antidiplomatico, mentre diciamo che il 50 anni di guerra al salario è stato ripubblicato insieme al Terzo Morto, piccola storia crotonese, dalla neocasa editrice crotonese Pantarei, fondata dal nostro caro amico, che purtroppo non è potuto essere qui con noi, Gaetano Basile, a cui noi auguriamo molta fortuna, soprattutto per l'impegno profuso in questi mesi. Anche lui dalla Germania ritorna in città, fonda una piccola casa editrice, pubblica come prima opera Il Terzo Morto di Pasquale, e poi nasce all'interno della rivisitazione dell'opera di Pasquale, come leggerete nella nota del curatore, anche un collettivo, Pantarei, di cui mi pregio di far parte, con Filippo 40 e lo stesso Gaetano Basile, ma soprattutto perché anche animato da buon sentimento, quello di recuperare, diciamo, di abbracciare la culla della civiltà occidentale a cui noi apparteniamo, cercando di recuperare i testi dei classici greci, ma ripercorrendo anche le tappe del pensiero storico, filosofico, a partire dai presocratici. Per questo penso che è uno strumento, un progetto editoriale che può ritornare utile alla città e a tutti noi. Lasciatemi ringraziare anche Paolo e Claudia, che sono tra l'altro due eroi resistenti, 124 anni di cultura. Poi sono anche due... No, vabbè, però vabbè, sono stati sulle spalle 124 anni di cultura, sicuramente. Poi sono due personaggi storici del Terzo Morto, no? Sì. Citato parecchio. Pasquale cita parecchio. Cita parecchio. E quindi poi dove mi trovo in questo luogo magico, perché io lo definisco un luogo magico questo, la magia appartiene a tutti, non appartiene solo ai drammaturgi di un tempo, basta saperla cogliere la magia. Non so se si ricordano Paolo e Claudio, nella mia ultima presentazione ebbi modo di definire la libreria Cerrelli come l'armeria di Crotone, no? Perché Pasquale, diciamoci a tutte, per noi i libri sono stati sempre pensati come delle armi, no? Come delle armi di resistenza contro i padroni, il sapere storico, il recupero di memoria storica ai fini della formazione della coscienza di classe, no? Ovviamente non tutti i libri, perché ci sono i libri che rappresentano una certa logica di mercato, no? Sono i libri mainstream, come si vogliono chiamare, sono quei libri che io li definisco narcotizzanti, tranquillizzanti, no? Che la fanno da padrone gli editor, che ormai confezionano questi pacchetti prodotti libri e poi si fanno pagare profondamente, poi arriva l'editore, ci mette la faccina di turno e il mercato dell'editoria va avanti che è una meraviglia, svuotato di contenuti ma va avanti con una meraviglia. Mentre ci sono altri libri, come appunto i libri di Pasquale, come gli studi fatti da Pasquale, le analisi, che bisogna avere proprio uno scavo continuo sotto i piedi per farli emergere. Sono quei libri che, come diceva un filosofo francese, Michel Foucault, sono delle vere armi d'assedio. Devono almeno non far dormire di sonni tranquilli i potenti di questa terra. Ecco Pasquale, veniamo a noi. Il Terzo Morto di per sé è un titolo enigmatico, no?
Poi uno legge Piccola storia crotonese e dice no, ma poi non ci interessa il localismo e magari lo gestiscono pure. Speriamo di farli ricredere in questo, no? Il Piccolo Morto è, tra l'altro, essendo enigmatico, però basta cominciare a leggere l'introduzione del Piccolo Morto, che io definisco un cantico dei dannati di questa terra, anche le pagine indicate alla sporrivere degli operai crotonesi, per accorgersi la potenza di questo libro. Però io vorrei partire dal primo concetto che esce fuori dal Terzo Morto, che è il concetto di memoria storica. Tu all'inizio citi un autore, che è Walter Benjamin, e non nascondi che è uno dei tuoi autori preferiti. Ecco, io il Terzo Morto, questo Terzo Morto che fa irruzione in città di Crotone, che irrompe in città di Crotone, questo spirito che si materializza attorno a noi, questo spettro, questo fantasma che tu sei, io lo vedo proprio come l'avvento messianico, come l'Angelus Novus. Che cosa ci vuole raccontare? Oltre a dover saper cogliere le bellezze della vita, che tu quando ne parli ne fai come dire, un'orazione omerica quasi, no? Ma cosa ci vuole raccontare? Anche le macerie della vita? Le tragedie della storia? Buonasera, io intanto vorrei ringraziare il collettivo del libro Filippo 40, Gaetano Basile, l'editore Filippo Violi. E poi vorrei ringraziare Paolo e Claudia. Paolo e Claudia li ho conosciuti nel 1985 al Frullato, qui c'è Alfredo Stigliano, si ricorderà bene, ed erano amici di mio fratello Franco, di Tonio, di Maria Quintieri, e da allora ho frequentato la libreria. Io sono ritornato a Crotone come un cadavere nel gennaio del 1997. Ritornai a frequentare la libreria Cervelli, leggevo i libri di De Cecco e di Walter Benjamin che ordinavo, non avevo soldi, Paolo me li faceva leggere, poi lavorando come cameriere da Mittica, un uomo paterno che un fratello di chiesa di zio Tonino e zia Maria, poi quando avevo i soldi li compravo, l'armeria che trovavo qui insieme ad Antonello, ti ricordi Paolo? Che belli anni, io giravo come un fantasma qui. Perché avevo visto morti, venivo da una storia finita male, mi ero rovinato con l'alcol, sono stato ricoverato, mi volevo distruggere e intanto scrivevo. Io ho incominciato a scrivere nel 1992 grazie a una mia amica bolognese, Mirella Canè, dalla Bassa Bolognese, proletaria. Mi incontrò in un bar universitario e mi disse: Pasquale, vuoi fare un esame con me? Io le dissi: con me ti devi fare il mazzotatto, sei pronta? Sì. Facemmo un lavoro di 70 pagine sul neocorporativismo giapponese che voleva adottare la Fiat a Mirafiori. Si veniva dalla sconfitta operaia di Mirafiori del 1980, grazie ai tradimenti dei partiti di sinistra e della triplice sindacale. Stessa cosa successe a Crotone nel 93. Se vogliamo, Mirafiori 80, Crotone 93 sono i due filoni storici della fine dell'Italia, uno al nord e uno al sud. Perché scelsi Crotone? Perché io nel 91 conobbi Roberto Sassi, il mio maestro, è un maoista, bibliotecario della Biblioteca Galliera. Lo conobbi in una osteria gestita da un anarchico sardo. Aveva ospitato quella sera Carla Filosa e Gianfranco Ciabatti. Gianfranco Ciabatti era professore di economia e matematica alla Sapienza, morto 2 anni fa. Carla Filosa e Gianfranco Ciabatti erano fondatori della rivista La Contraddizione, rivista marxista, dove io scrissi dal 96 al 2010. Dal 92 non mi sono mai fermato di scrivere, anche quando stavo male.
anche quando ero in treno a Scalea e scrivevo sulle ginocchia. Molti iscritti sono stati smarriti, purtroppo, anche il lavoro con Mirella. Ritrovo Crotone e non ritrovo più i miei amici, erano tutti emigrati. Percorro il lungomare di notte ubriaco, incontro persone, faccio casini, mi ricoverano, poi mi riprendo grazie alla cooperativa Corà, grazie a Paolo, grazie ai miei familiari, grazie a zio Tonino, grazie a zia Maria, grazie a Franca Lamanna, grazie a Bruno Marchio. Mi riprendo fino a quando mi salvano mia moglie, che allora era la mia fidanzata Steph, e la dottoressa Tiano della clinica Sant'Anna. Qui c'è John Ferrarelli, amico della Tiano, che venne a trovarmi nel 2001. Lì ci fu la svolta. La Tiano mi disse: Pasquale, tu lavori dall'età di 14 anni, Alfredo Stigliano lo sa benissimo, perché io ho iniziato a lavorare prima al complesso alberghiero della Costa Tiziana e poi dall'85 all'89 a Frullato. Poi ho lavorato a Bologna per mantenermi gli studi. Lavori dall'età di 14 anni, hai avuto voti brillanti all'università e al liceo. Ti assicuro che se smetti di bere e segui la mia cura ferrea costante, potrai contribuire alla rinascita della città. Io finisco di fare i casini e ricomincio a costruire e a ricostruire insieme a Filippo la città. Però c'era stato un periodo precedente in cui, anche se stavo male, io come addetto stampa della CISL davamo dei comunicati stampa che erano delle bombe con Torino Venneri. Torino Venneri tra il 97 e il 2001 prefigurò il futuro di Crotone e nessuno l'ascoltò, non ci fu nessun consigliere politico, nessun consigliere regionale, nessun sindaco, nessun sindacalista che lo seguì. Il Montanare incallito, come lo chiamai io, eravamo io, Filippo e Tonino Venneri, nessuno ci seguì, ma perfetto, fummo sconfitti. Riprendemmo con l'Iritale nel 2004 con la cabina di regia. Abbiamo fatto un programma di 1 miliardo e 300 milioni di... Scusa se intervengo, no? Perché alla fine poi io esco e finisci di parlare tu, perché magari mi stai bruciando tutte le domande. Va bene. Nel senso, no? Se tu racconti tutto, cioè perché il libro, no? Perché il libro dovrebbe essere raccontato passo per passo, almeno mi immagino questo, no? Ma se tu ti spari le cartucce al raffica, no? Lo so. E poi si parla di armi d'assedio, lo capisco benissimo, no? Ma le tue sono bombe continue. Allora, facciamo così, facciamo lo stacco musicale. No, facciamo lo stacco musicale, lasciamo che tu gli fai le domande. No, va bene, no. Se vogliamo fare uno stacco musicale. Stacco musicale mi devi chiudere quello. Va bene, ok, facciamo stacco musicale. Buonasera, questo è un brano del 72, credo i primi anni 70 di Claudio Lodi, io ti racconto. L'ho trovato abbastanza azzeccato, insomma, penso, per quello che ho scritto. Il libro è un racconto. Cominciamo con Claudio. Mi ha emozionato subito dall'inizio, quindi... Io ti racconto lo sguardo di una vita vissuta ore, di gente che non sa più fare amore, di piccola malinconia, di vivere in periferia del tempo grigio che poi cambierà. Io ti racconto la mia vita, il mio passato, il mio presente, anche se a te lo so, non importa niente. Io ti racconto settimane fatte di angosce, solo domani.
diventati disegnati. Io ti racconto tanta gente che vive non capisce niente, alla ricerca di un po' d'allegria. Io ti racconto il carnevale, la festa che finisce male, le falsità di una città industriale. Io ti racconto il sogno strano di seguire con la mano un orizzonte sempre più lontano. Io ti racconto la nevrosi di vivere con gli occhi chiusi alla ricerca di una compagnia. Ti dico la disperazione di chi non trova l'occasione per consumarsi un giorno da leone, e di chi trascina la sua vita in una mediocrità infinita, con 4 soldi stretti tra le dita. Io ti racconto la pazzia che si compra in chiesa o in drogheria, un po' di vino, un po' di religione. Ma tu che ascolti una canzone lo sai, che cos'è una prigione lo sai, a cosa serve una stazione, lo sai che cosa è una guerra e quante tante ce ne sono in terra che può servire una chitarra. Lo sai che siamo tutti morti e non ce ne siamo neanche accorti, e continuiamo a dire così sia. Lo sai che siamo tutti morti e non ce ne siamo neanche accorti, e continuiamo a dire così sia. Ok, allora io sto cercando di far uscire fuori da questo libro sia un impianto teorico, no? Perché parlare di recupero di memoria storica penso che sia una questione, un asse centrale del libro, no? Il recupero della memoria storica. Parlando delle tragedie della vita, ok? Tu hai parlato delle tue tragedie della vita, però io cerco di togliere un secondo aspetto fondamentale di questo libro, che è il concetto di frammento e il suo significato filosofico, cioè il frammento di vita, perché poi sono tutti frammenti di vita questi libri, questo libro. Non so se tu ricordi, forse uno dei corsi, l'unico corso forse meritevole di essere seguito a Scienze Politica, esatto, del professor Bonoria, no? Che il corso era incentrato sulle tesi di filosofia storica di Walter Benjamin. Io insisto là perché poi tu la risposta non me l'hai data, no? Giustamente hai voluto abbracciare in 5 minuti tutti e ce l'hai fatta, no? Con la tua sintesi grandiosa come sempre. Allora,
non so se ricordi che una delle tesi di filosofia della storia di Walter Benjamin parla proprio del frammento come elemento di rottura di un continuum storico, no? Passato, presente, futuro, dove la storia viene scritta in maniera generale solo come la storia dei vincitori, no? Tu col frammento di vita che fai? Rompi questo continuum e prelevi dalla storia la storia dei vinti e la fai emergere. Okay? Il tuo libro è popolato di eroi vinti, di eroi resistenti. Mi viene in mente la figura del nonno Capostipite, del nonno Pasquale, no? Che nel punto di morte ti dice studia, e tu quello l'hai preso alla lettera. Mi viene in mente, non so, la figura di zio Vincenzo Urasta, no? La figura, la voce rauca, mitica, crotonese, no? Che all'età di 6 anni ti fa ascoltare Bob Marley. Mi viene in mente, non so, la figura del vescovo visionario, amico di famiglia, Don Mimmi Graziani, no? Che voleva importare il modello di Castano Ionio a Crotone, cioè quello di fare dalle terre incolte dalla Curia una piccola comunità di produttori, solo che poi qualcuno glielo impedì, non lo sappiamo. Mi piacerebbe che tu ne parlassi, e ne hai accennato prima, di uno che è stato il tuo maestro di vita, che ha influito nel tuo pensiero. Nel libro tu, come un flash, con una foto istantanea, lo immortali, con il calice di vino in mano, no? In onore del dio Bacco. Come Baccanti. Come il Baccanti, un inno alla vita, che ci ha lasciato purtroppo 1 anno e mezzo fa. Vorrei che dedicassi 5 minuti a Roberto Sassi, perché lo merita, e poi anche alla storia di Gilberto Cosentino, no? Certo. In onore anche alla figlia Gianna, che è qui con noi. Di cui leggerà un frammento. Che poi, scusa, non so se riusciamo ad avvicinarli entrambi come da no. morti, no? Certo. Roberto Sasso con Gilberto Cosentino. Certo. Allora, ripeto, Roberto Sassi lo conobbi in una locanda di Bologna. Mi rimase impresso il concetto di Carla Filosa e Gianfranco Ciabatti, il salario sociale globale di classe, che poi è la trilogia dei miei tre libri. Allora chiesi a Roberto, scusa, io non lo conoscevo, mi sapresti spiegare questo concetto? Mi ha fatto, tu sei studente? Sì, come ti chiami? Pasquale, vieni domani alla biblioteca Galliera. Andai il giorno dopo alla biblioteca Galliera e mi regalò 15 copie della rivista La Contraddizione, dove c'erano tutti i frammenti del salario sociale globale di classe. Allora abbandonai la facoltà di scienze politiche. Certo, io avevo l'appartamento, dovevo fare gli esami di Stato per mantenermi l'appartamento, ma poi fui autodidatta grazie al mio maestro, mentore Roberto Sassi. Roberto Sassi era nato il 12 agosto del 1960, io sono nato il 7 agosto del 1960. Io sono nato il 7 agosto del 1970. Per anni e anni mi chiamò di prima mattina e mi augurava auguri fratellino. Mi diede centinaia di libri da leggere. Così fui autodidatta. Io non sono un laureato in scienze politiche, anche se lo sono, anche se ho preso 109. Io mi ritengo un allievo del maestro Roberto Sassi, mi ritengo un autodidatta. Roberto Sassi era maoista e mi insegnò la lunga marcia. La prima cosa che mi insegnò, mi disse: Pasquale, la lotta inizia sempre dalla periferia. Ecco perché ritornai a Crotone, perché il centro, noi, io e Filippo, lo davamo per spacciato. Quando tutti davano, la Germania, la Francia, l'Inghilterra vincente, noi dicevamo no, Mediterraneo, canale di Suez, Asia. Ora l'Asia ha il 65% della produzione industriale
E Tonino Venere, queste cose, lei sapeva benissimo nel 97. Roberto Sassi mi fece iscrivere all'RDB, al sindacato di base. Fui militante sin dal 1991 dell'RDB, lo sono tuttora con l'USB. Sono 33 anni di militanza di sindacale. Scrissi per la rivista Loro Contropiano dal 96 al 2023, gratis, così come ho scritto gratis per Max 21, per la contraddizione, per una parte, per l'antidiplomatico, poi ci furono i libri. Roberto Sassi io l'ho visto solo dopo 20 anni, perché per 20 anni non ritornai a Bologna, ma ci sentivamo ogni tre volte alla settimana. Dalla CISL di Crotone, mentre io facevo i comunicati stampa per il territorio crotonese, studiavo i documenti programmatici del centro-sinistra e scrivevo articoli che mandava a Roberto Sassi, il quale li rimandava alla contraddizione e a contropiano. Quindi io era come se facessi una spia all'interno della CISL, ero un sovversivo della CISL e Tonino Venere lo sapeva. Mi ho combinato dei guai a Tonino Venere che ancora dice mannaggia a te. Dove sei Tonino? Sei qua. Gli ho combinato dei guai a Tonino. Io e Filippo eravamo i sovversivi. Pure Filippo, perfetto. Tutte e due. Tutte e due. Quando Filippo fece il libro Cronache di un campo di battaglia e poi Frammenti di fuoco, Roberto Sassi lo volle a Bologna e lo presentò a Bologna. Poi Piano Contromercato, un anno prima che lui morisse, l'abbiamo presentato insieme. Roberto Sassi fece un capolavoro, Babylon by Bus, dal capolavoro Live di Bob Marley, te lo ricordi Alfredo? In cui spiegava la lunga marcia di Lin Biao. Si parte dalla periferia per attaccare il centro. Maoista. Era maoista, filosofo e naturopata. Morì di malore il 15 luglio del 2023. Una ferita e uno shock che ancora mi porta avanti. Era il mio fratello, era il nostro fratello. Scusa, a proposito di quello che stai dicendo, no, maoista, perché come dicevo, rimanendo sempre nel tema centrale del tuo libro, abbiamo parlato dell'impianto teorico, no? Recupero di memoria storica, frammento di vita, è l'impianto teorico del terzo morto. Io adesso ti voglio proprio parlare della prassi rivoluzionaria con il terzo concetto che esce fuori dal libro, in onore anche a Roberto Sassi, che è l'indagine maoista, Sì. che è la memoria locale, cioè l'ascoltare e raccontare i problemi della gente comune, no? Tu ovviamente nel libro esce fuori il tuo vissuto, quel ventennale da lavoratore salariato nella provincia di Crotone, a Crotone, logicamente parli degli anni vissuti alla CISL, no? Con i tuoi editoriali feroci contro una classe politica asservita ai poteri forti, no? Contro una classe politica arruffona, parassita, e poi vai praticamente da lavoratore salariato alla provincia di Crotone, no? Sì, come precario innanzitutto. Prima precario, poi lavoratore Poi salariato. con concorso. Mentre vedevi il paese sgretolarsi, Sì, no? vedevo l'orrore. Per colpa di questa controffensiva feroce padronale, Sì. che rastrellava risorse ai lavoratori con la privatizzazione del pubblico impiego e poi consegnando il paese a, come scrivi tu in 50 anni di guerra salario, attraverso una colonna infame, l'Italia a Bruxelles e a Washington. Ecco, vorrei che tu parlassi che poi dell'indagine maoista, Pasquale, cioè il raccontare i problemi della gente immergendosi in processi storici, no? Mettendoci la faccia,
no? A Certo. costo dell'incolumità fisica, un po' quello che i greci chiamavano la paressia socratica, ossia fare della propria vita un evento scandaloso della verità. Ok? Quindi vorrei che tu parlassi, c'è il libro, no? Che parla delle tue geste di quegli anni, che proprio tu lo citi alla fine, all'appendice del terzo morto, che è croniche di un campo di battaglia. Che per noi il campo di battaglia è sempre stato pensato come un ufficio, un'officina, o il posto in cui ci troviamo nel mondo. Vorrei che tu ci raccontassi la tua indagine moista in prima persona, immerso in questi processi in quegli anni, da lavoratore salariato, con il rischio anche che hai corso di incolumità fisica. Allora, qui vorrei accennare una cosa che per poi finire al ricordo di Gisberto Cosentino. Allora, Roberto Sassi, tra le centinaia di libri che mi fece leggere la rivista Quaderni Rossi e Raniero Panzieri, l'inchiesta operaia. Poi mi fece leggere Gigli, come si fa l'inchiesta orale. Quindi io facevo inchieste a Bologna e facevo inchieste a Crotone, parlando con la gente, discutendo con le persone che erano contadini, maestri d'asilo, operai, impiegati, imprenditori. Io parlavo con tutti per vedere dai loro colloqui, dai loro dialoghi, le mie analisi economiche del territorio. E qui veniamo a Gisberto Cosentino. Seppi a marzo della morte del signor Enzo Acri, marito di Gianna. Faccio un post in memoria di Enzo Acri, grande figura. Tenete conto che la sua famiglia mi vedeva come un figlio a me, per questo non potevo corteggiare Dora, perché era un figlio per loro. Molte famiglie crotonesi mi vedevano come un figlio, la famiglia Basile, la famiglia Lamanna Barchio, per non parlare di mia zia Maria Galardo di Zio Tonino, o altri ancora, le famiglie Sestito, le famiglie Violi. Allora faccio un post dedicato a Enzo Acri. Mi arriva un messaggio anonimo che è di Gianna, complimenti, e gli dico a Dora, sto facendo un libro su Crotone, perfetto, mia madre ti può parlare di suo padre, Gisberto Cosentino. Parlammo un'ora e mezza al telefono, io a Salerno e Gianna a Crotone, di Gisberto Cosentino. Chi era Gisberto Cosentino? Gisberto Cosentino era segretario FIOM della Pertusola di Crotone dal 1945, nonché segretario della Camera del Lavoro. Con il piano Fanfani fece costruire molti appartamenti, molti palazzi per le famiglie operaie crotonesi. Fu il missionario dei lavoratori di Crotone fino alla sua morte, avvenuta nel 1986. Fu per me in questo libro un esempio di inchiesta orale. Gisberto Cosentino. Sì, perché ora vi spiego perché. Perché gli appunti di papà, come tutti i miei libri, erano sul balcone messi in quanto stavo ristrutturando il salone. In quell'anno in cui ci fu l'alluvione a Crotone e morirono, se vi ricordate, 6 ragazzi. Ecco, quindi non recupererai più niente di papà. Quello che io ho riferito sono le memorie di una figlia che cerca di essere obiettiva il più possibile, ma che è ancora innamorata di quel padre, e non ho riscontrato in nessun altro uomo che ho conosciuto, incluso mio marito, inclusi i miei generi, che sono 2 signori, ma in nessuno proprio ho riscontrato le qualità di mio padre. Quindi diciamo che se io avessi sposato il re d'Inghilterra o di chissà dove, lo stesso non avrei riscontrato il valore di papà, e quindi ecco perché io volevo leggere non tutto ma un pensiero almeno, perché questo è di una persona estranea. Dalla storia orale al frammento scritto, prego
Gianna, Posso farlo? prego. Allora, Il microfono se gli va. No, ci sta. Sente bene. operaio sindacalista, dirigente nei momenti più difficili della vita del nostro paese, quando le pressioni, i ricatti e le minacce facevano parte di un tipo di politica, tu, con uno stile nuovo, hai dimostrato con cristallina limpidezza com'era possibile tutelare. Scusate, devo per forza leggere, non so, non è un pensiero mio. Gli interessi della classe lavoratrice, guadagnandoti la stima degli avversari. Papà fu stimato non solo da quelli dai comunisti, dai sindacalisti, dai crotonesi in genere, ma dagli stessi dirigenti della Pertusola, perché spesso venne chiamato. Noi abitavamo in una casa fatiscente, piena di scarafaggi, pagavamo anche l'affitto naturalmente, venivamo da Napoli prima perché abbiamo avuto la casa distrutta nella seconda guerra mondiale e poi Napoli era stata presa di mira perché doveva essere terra bruciata quando arrivavano gli alleati. I tedeschi miravano a questo, a fare proprio terra bruciata, proprio di Napoli. E quindi quando poi si ribellarono gli scugnizi napoletani, che papà ricordò uscito dal sanatorio perché prese la tubercolosi, in quanto non condivideva la guerra, però era in un silurificio dove costruiva i siluri, per cui il suo lavoro era in antitesi con i suoi principi morali e si ammalò. E allora con la casa distrutta, con mamma arrivata in camicia da notte da Napoli a Sant'Andrea sullo Ionio, fummo sfollati di guerra e da allora restammo a Crotone perché, no, prima lì, poi papà apparentemente guarito, così si diceva, venne a Crotone, aveva un piccolo diploma che si prende nelle scuole professionali, quindi fu nell'officina di Crotone e poi della Pertusola, e poi invece quando io feci il concorso magistrale mi ricordo che papà pianse perché ebbi per fortuna il voto più alto, per cui vinsi quel concorso. Lui usciva per l'ennesima volta da un sanatorio, dal sanatorio di Malamocco, Venezia, perché il male che sembrava silente, o almeno non si era manifestato per tanti anni, si manifestò poi ad Urrene, tubercoloso, ha un rene per fortuna, e poi morì dopo aver avuto una discussione accesa con l'assessore alla sanità, perché per la prima volta misero il ticket ai pensionati al minimo. Andrea, andiamo. Sono stata... Grazie della testimonianza. E comunque è tutto scritto qui, non è una cosa novità perché chi l'ha letto il libro è un ripasso, ecco, è un ripasso di un frammento di questo libro. Però ho voluto leggere il pensiero di De Santis perché era un estraneo. Le figlie sono innamorate dei padri in genere e non parlava quindi una persona innamorata come me, parlava un estraneo. Grazie. Animi salve, Fabrizio De André.
mille ancora. Che bell'inganno sei, anima mia, e che bello il mio tempo, bella compagnia. Sono giorni di finestre adornate, canti di stagione, anime salve in terra e in mare. Sono state giornate furibonde, senza atti d'amore, senza calma di vento, solo passaggi e passaggi, passaggi, passaggi di tempo. Ore infinite come costellazioni e onde, spietate come gli occhi della memoria. Altra memoria e non basta ancora. Cose svanite in faccia e poi il futuro. I futuri incontri di belle amanti scerellate saranno scontri, saranno cacce coi cani e coi cinghiali, saranno rincorse, morsi, affanni per 1000 anni. 1000 anni al mondo, 1000 ancora. Che bell'inganno sei, anima mia, e che grande il mio tempo, bella compagnia. Sono spiato illudermi e fallire, abortire i figli come i sogni. Mi sono guardato piangere in uno specchio di neve, mi sono visto che ride, mi sono visto di spalle partire. Ti saluto dai paesi di domani, sono visioni di anime contadine. Mille anni al mondo, 1000 ancora. Che bell'inganno sei, anima mia, e che grande questo tempo, che solitudine, bella compagnia.
Allora, non so se avete mai visto il film La leggenda del pianista sul cielo. Sì, Tutti abbiamo visto il film, no? sì. Non so, ricordate la storia del direttore d'orchestra che a un certo punto diceva, chi era? Tim Roth, era il... Era Tim Roth, il pianista, no? Che a un certo punto diceva, mi raccomando, cioè segui l'orchestra, non andare fuori, e poi lui andava fuori e raggiungeva delle vette assurde. Io cercherò appunto di riportarlo su Virginia, su Virginia e su questa orchestra, no? Dove stiamo ballando tutti poi. Quindi Pasquale, mi raccomando, non andare fuori l'orchestra. Rispondi per cortesia alla domanda. A una domanda risponderai. Allora cerchiamo di mettere insieme questi pezzi, no? Di questo mosaico, e questo è un mosaico, questo libro. Io cerco di dargli molto valore a questo libro, al di là comunque sia delle memorie locali, di questi eroi resistenti, che il libro è pieno di questi eroi resistenti. Allora Pasquale, sentimi, andiamo indietro. Tu in piano contromercato, no? Parli di due blocchi contrapposti, ok? Occidente e Oriente. Occidente è questa globalizzazione ordoliberista, no? Si chiama ordoliberista, più Stato per il mercato, no? Poi c'è la politica mercantilista, schiacciamento della domanda interna, impoverimento di massa, deflazione salariale, tu ne parli anche 50 anni di guerra al salario. Dall'altra parte invece c'è questo piano, questa tipica pianificazione sovietica, no? Questo piano quinquennale, dove da 50 anni a questa parte, grazie a Deng Xiaoping, no? È riuscito a togliere dalla miseria 1,5 miliardi di persone, no? Però tu dici nel libro, in piano contromercato, la tesi di fondo dici che i cinesi non si sono inventati niente, perché hanno copiato il modello dell'Italia degli anni 60, ok? Questa è la tua tesi del libro. Tu, logicamente, parli della riformativa Anselmi, no? Che dici che il compimento della società cinese sarà la riformativa Anselmi, ma soprattutto parli del piano in a casa delle costruzioni delle alloggi popolari, che servì a dare un boom economico nell'Italia negli anni 60, no? E ne beneficiò anche Crotone, perché molte famiglie proletarie lasciarono il rione Shanghai, no? E andarono in questi alloggi popolari. Tu fai una descrizione bellissima, perché questa trasformazione dell'Italia degli anni 60 la descrive attraverso una saga familiare, ok? La saga Rota Cicalese Galardo. E mi fai vivere proprio quei momenti quando tu parli di quando la zia Antonietta gli somministrava il caffè a prima mattina, dalle 5 quando avevi addirittura 3 anni, lo faceva per farli mantenere calmi a tutti, no? Bevendo il caffè, immagini. Cioccolatera, sì, loro la chiamavano alla napoletana cioccolatera, che era sempre, non si sa come, piena, e girava questa cioccolatera piena di caffè a chi incontrava in Bello. Ecco. a prescindere dall'età. Esatto. E io, a me mi hai messo proprio in quei momenti, quei momenti a San Francesco, no? Io respiravo proprio quell'aria, anche se non ero presente, era come se lo vivessi quel momento. Però una cosa che mi piaceva poi dei tuoi racconti era che c'era questo senso di armonia, di gioiosità, no? tra cugini, che nonostante le difficoltà della vita, voi affrontate la vita in maniera gioiosa, armoniosa, ma perché c'era una prospettiva di modernità che a quanto pare oggi manca. Io nell'introduzione del terzo morto parlo dei rami Rota Galardo Cicalese. In particolare i rami Rota Galardo li definisco come rami figli della modernità del conflitto sociale, dove c'era il Santo Natale e il Diavolo Rosso della lotta di classe. La loro prospettiva era il conflitto sociale per conquistare il salario sociale globale di classe. E ora veniamo a spiegare cos'è il salario sociale globale di classe.
Il salario sociale globale di classe si compone di 3 elementi. Salario diretto, ciò che tu percepisci in busta paga. Negli ultimi 30 anni c'è stata una decurtazione del 62% tramite l'euro, che io definisco la religione di chi non ha religione, il calvinismo che ha sconfitto i cattolici. Noi cattolici che siamo casinari, legati alle relazioni umane e culturali, noi che siamo legati alle radici, alle comunità, alla solidarietà, siamo stati sconfitti da chi non ha una religione, ma solo accumulo di soldi e di miliardi per il nulla. Poi c'è il sistema pensionistico. Prima il sistema pensionistico era retributivo, con Amato nel 92 passa al contributivo, c'è una decurtazione delle pensioni del 40-45%. Poi c'è il salario sociale. Cos'è il salario sociale? Tutti quei servizi pubblici che servono alla riproduzione della classe lavoratrice, e quindi istruzione, sanità, alloggi popolari, trasporti pubblici a prezzi politici. I rami Rota Galardo lottavano per il salario sociale, erano moderni, erano marxisti, certo si definivano comunisti, ma non conoscevano la loro modernità. Io la loro modernità l'ho percepita solo con Roberto Sassi nel 91, Filippo, quando mi ha insegnato il salario sociale globale di classe. Lì ho capito, ho detto, i rami Rota Galardo erano moderni, Crotone era moderna. Poi c'era stata nel 1960 la riforma della scuola media che portò le donne nelle scuole, nel mercato del lavoro, ci fu l'emancipazione femminile, ci fu la liberazione delle donne, e questo si vedeva già negli anni 70. Le librerie erano affollate, le donne erano libere. Valli a vedere adesso nelle donne alle 10 di sera sole, non le troverai più. C'era stata la liberazione della donna, che è stata una delle più grandi conquiste del movimento operaio italiano. C'era Ludi. C'era Ludi. Ok, Io allora, ero una iscritta. restiamo nel tema delle lotte operaie, lotte proletarie. Tu a un certo punto parli delle alloggi popolari, no? Dell'occupazione delle alloggi popolari. Stiamo parlando degli anni 81-82. Poi a un certo punto proietti l'attenzione sulla comunità di Via Roma, Sì. dove c'era questa splendida autogestione familiare, no? Poi proietti ancora l'attenzione negli anni 90 alla comunità di Via Barbieri. Tu a un certo punto dici, noi portammo San Francesco, Vescovatello, 300 alloggi, cioè il cuore pulsante del proletariato crotonese, nella Bolognina, in risposta alla svolta della Bolognina degli anni 90, quando ci fu l'accordo... 89. Anni 90, sì, 89, quando ci fu l'accordo tra brandelli del PC e classe padronale, dove fu consegnato sul banchetto padronale la testa mozzata dei lavoratori. Cosa vuoi dire quando dici noi portammo il carattere calabrese, il cuore pulsante del proletariato calabrese nel cuore della Bolognina? E che effetti ha avuto questo passaggio? Semplicemente perché nel libro descrivo San Francesco, la casa di Zintone e Zintonetta, dove non si capiva bene quanta gente mangiasse e quanta gente dormisse. A casa di nonno Pasquale di Donna Checchina non si capiva quanta gente ci fosse. La stessa cosa successe in via Barbieri 113, non capivamo chi ci stava, chi non ci stava, chi dormiva, chi non dormiva, un casino. Eravamo cattolici, casinari. È vero. E ci hanno tolto anche questo, ci hanno tolto il casino, ci hanno tolto il bordello è vita. Ok, vai, Noi eravamo gli anticristi, invece, e mamma aveva messo un manifesto tanto, il primo socialista, Gesù Cristo.
sì, il primo di Claudio. Ancora Claudio Papà Rolli. di Sant'Andrea. Borghesia. Di Claudio Rolli. Vecchia piccola borghesia, per vicina che tu sia, non so dire se fai più rabbia, festivo o malinconia. Claudio Rolli. Sei contenta se un ladro muore, se si arresta una puttana, se la parrocchia del Sacro Cuore acquista una nuova campana, sei soddisfatta dei danni altrui, ti tieni stretti i denari tuoi, assillata dal gran tormento, che un giorno se mi riprenda il vento. E la domenica vestita a festa, unica famiglia in testa, ti raduni nelle tue chiese, in ogni città, in ogni paese, presti ascolto all'omelia, rinunciando all'osteria, così grigia e così per bene, ti porti a spasso le tue catene. Vecchia piccola borghesia, per vicina che tu sia, non so dire se fai più rabbia, pena, schifo o malinconia. Di quando gli anormali son trattati da criminali, chiuderesti in un manicomio tutti gli zingari e gli intellettuali, ami ordine e disciplina e adori la tua polizia, tranne quando deve indagare su di un bilancio fallimentare. Sai rubare con discrezione, meschinità e moderazione, alterando bilanci e conti, fatture e bolle di commissione. Sai mentire con cortesia e con cinismo di chiacchieria, hai fatto dell'ipocrisia la tua formula di poesia. Vecchia piccola borghesia, per vicina che tu sia, non so dire se fai più rabbia, pena, schifo o malinconia. Non sopporti chi fa l'amore più una volta alla settimana, chi lo fa per più di 2 ore, chi lo fa in maniera strana e di disgrazie vuoi averne tante e
per esempio una figlia artista, oppure un figlio non commerciante, o peggio ancora uno comunista ex. Sempre pronta a spettegolare il nome del cibo e rispetto, sempre lì fissa a scrutare un orizzonte che si ferma all'effetto, sempre pronta a pestare le mani a chi arranca dentro a una fossa, sempre pronta a leccare le ossa al più ricco e dai suoi cani. Vecchia piccola borghesia, vecchia gente di casa mia, per piccina che tu sia, il vento un giorno forse, così abbiamo sperato, insomma, siamo ancora fiduciosi, ti spazzerà via. L'anno prossimo ricade l'anniversario della 50 anni della morte di Pierpaolo Pasolini, un intellettuale rigoroso, no? Forse una figura che oggi in Italia manca, forse siamo pure un po' smarriti perché non abbiamo più una figura del genere, no? Tra l'altro anche Pasolini fece indagine maoista, se ricordi bene, con l'intervista nelle borgate romane, no? Poi lui pagò un prezzo più caro di quello che hai pagato tu, perché poi lui fu ammazzato. Mi ricordo che alla fine della sua, verso la fine della sua morte, lui rilasciò un'intervista, se non ricordo male, a Enzo Biaggi, tra l'altro anche a Rai 1, dove diceva: io sono un uomo antico, mi piace leggere i classici, amo raccogliere l'uva dalla vigne e mi piace vedere il sorgere e il calare il sole nei campi. Che ci faccio in questo mondo violento dove sono obbligato a rapportarmi? E ancora, c'è un bellissimo romanzo di Turgenev, non so se qualcuno di voi l'abbia mai letto, che è Padre e Figli, dove c'è proprio questo scontro generazionale, no? Questi figli rampolli, intellettuali, nichilisti, che ritornano nelle campagne dei propri padri, cercando di spingerli a lasciare la terra e andare verso la modernità. I padri fanno una resistenza vigorosa, dicendo no, solo dalla terra, dai prodotti della terra, può nascere una legge morale in questo mondo. Io penso che tu nel terzo morto hai fatto un recupero di memoria familiare a uso di memoria collettiva e hai fatto soprattutto un recupero di valori tradizionali come forma di resistenza a dei modelli che oggi ci vengono imposti nella società, anche da questa elite globalista. Stiamo andando verso una forma di transumanesimo, neopaganesimo, no? E la tragedia, secondo me, è che forse manca quello scontro generazionale di un tempo, addirittura oggi non c'è. Se la pensi come me, che cosa puoi dire alle nuove generazioni? Oltre a quello che ti disse a suo tempo il nonno Pasquale: studia, hai altro da dire alle generazioni per difendersi da questi tempi che ci stanno un po' schiacciando a tutti e facendoci diventare degli automi, tra l'altro. Bella domanda. L'incipit del mio libro inizia con una citazione di Walter Benjamin. La storia non è fatta di biografie di letterati, pittori, scultori o cosa. La storia è fatta dei senza nome. Bisogna recuperare la memoria dei nonni, dei padri, degli zii, degli uomini più grandi di noi, che ci possono insegnare tante cose. Bisogna recuperare
le radici, bisogna recuperare le tradizioni, bisogna recuperare il nostro essere, venire dal mondo del cattolicesimo. Io non sono cattolico, io sono agnostico, però bisogna contrastare il postmodernismo calvinista che ci sta schiacciando, la religione la non religione dell'euro, la non religione del gender, la non religione di questo neopaganesimo, e lo si può fare solo riscoprendo le nostre comunità, e le nostre comunità le si possono riscoprire stando vicino agli anziani. Io in questi giorni sono stato con i miei zii anziani, che la vado a trovare ogni giorno e mi insegna ogni giorno ogni cosa, ho sempre cose nuove. Bisogna stare con gli anziani, non rinnegarli come si fa adesso, non pensare che si possa essere autonomi nella vita, perché ci si perde nella vita, e solo gli anziani bene o male conoscono la vita, solo gli anziani sono ancorati alla tradizione. La tradizione è modernità, non è vero che è antichità, la tradizione è modernità, perché la modernità esiste da 500 anni. Allora, io farei così, Anche magari, perché io sono un'anziana. magari se qualcuno di voi vuole fare una domanda, no? A Pasquale, qualche approfondimento su qualcosa che ancora non è chiaro, oppure vuoi dire qualcosa tu? Sì, andiamo con le domande, vai. Sì, quello che sto dicendo io. Vi chiedo scusa, ma siccome Pasquale mi ha citato più volte, il libro mi ha dedicato 2 paginette, lui dice restringe molto lo spazio dedicato alla mia organizzazione di allora, ma ce l'avevo sempre comunque intorno, perché avevo intuito in lui in modo particolare, ma poi c'era pure Filippo, 2, tra virgolette, rivoluzionari dell'epoca. Io non lo ero, perché sono sempre stato un moderato, ma come dice Pasquale, un montanaro incallito alla novità, allo sviluppo. E quindi in loro vedevo una luce che ci poteva portare verso il futuro. Grazie di tutto. Pasquale nel libro questi frammenti familiari, sociali, vuole dire anche questo. Se voi leggete la pagina che ci riguarda, tocca i problemi che abbiamo oggi a Crotone. La bonifica, il porto. Sono passati 20 anni e non si è fatto nulla. Noi avevamo intravisto la mezza soluzione della città di Crotone e del territorio. Nessuno ci ha ascoltato, anzi, non hanno visto l'ora che gli inciampi venissero tolti dai piedi perché non dovevano disturbare. E così è stato. Siamo usciti di scena e si è continuato con la superficialità, sulla vita vissuta alla giornata. Mangiamo tutti, andiamo al ristorante, andiamo lì, ma la prospettiva dei figli, dei giovani, dov'è? Diceva un mio vecchio amico di partito, ma statista, che chi governa a qualsiasi livello deve pensare alle generazioni e non all'urna elettorale di domani mattina. Qui a Crotone, adesso in Italia, nessuno pensa alle prospettive, pensano alla quotidianità, litigano al gatto e alla volpe, non c'è una discussione di prospettiva progettuale. Beh, noi avevamo trovato questa sintesi, che però ci ascoltavano pochi. Le istituzioni, ci parlavi, ma di che cosa parlate? Che cosa state dicendo? Non vi nascondo che io quelle stesse cose me le ha ricordate Pasquale con questo libro e le ho ripetute a qualche nostro concittadino. Continuano a dire che cosa stiamo dicendo, perché non è possibile
possibile parlare di sviluppo. Qui si parla di aggiustare la buca, di fare la stradina, di fare questo e quest'altro, ma la prospettiva dei giovani, questa città si sta, come dire, svuotando, i giovani sono tutti fuori, se vanno fuori non ritornano più perché trovano il lavoro fuori. Questa era l'idea di Pasquale, con io che lo ospitavo fraternamente nella CISL di allora. Bene, quella storia finì purtroppo, caro Pasquale, e oggi siamo qui ancora a rimpiangere il passato, ma nessuno pensa a prendere il passato, la storia, e utilizzarla almeno come studio. Non lo fanno perché pensano, non lo so, sentite parlare qualcuno di progetto, di prospettiva, di sviluppo? No, si parla del nulla, non riesco a capire, a cogliere nelle parole di chi governa a diversi livelli una prospettiva di sviluppo occupazionale, non solo sviluppo, perché possiamo migliorare la qualità della vita. C'era una buca, non c'è più, ma mio figlio, i nostri nipoti, dove andranno, cosa avranno come futuro? Non c'è. Quello era, se voi leggete la pagina 26, Pasquale, non ricordo qual è, quella sul porto che individuavamo come porto strategico al centro del Mediterraneo, perché loro non sono solo rivoluzionari. Io qui trovo un po' di anomalia in Pasquale Di Filippo, perché lui dice che non è cattolico, ma è cattolico sociale nel vivere, nell'essere, nel dire, nel parlare, nello scrivere. Perché una proposta di sviluppo come facevamo all'epoca il porto di Crotone al centro del Mediterraneo era l'inizio di uno sviluppo occupazionale per la città e per tutto il territorio. Non arrivava dalla borghesia politica, ma arrivava dal basso, arrivava da chi aveva studiato economia, perché se non si studia l'economia, come dice lui, dei cinesi, i cinesi noi li prendiamo come quelli che vendono roba truccata. I cinesi governano il mondo, governano l'economia, sono passati da Crotone per venire al porto e li hanno fatti scappare. Sono andato a Taranto, ad Ancona, a Venezia, a Trieste, di quali hanno fatti scappare perché non capiscono cosa significa il mare, il porto. Qui il mare noi ce l'abbiamo perché a Ferragosto ci raccogliamo con l'ombrellone e per noi il mare non esiste più. Siamo una città sul mare. Noi volevamo farla diventare una città di mare, che è il mare che portava sviluppo e occupazione per la città. Non è stato possibile. Io mi auguro che questo tuo sforzo, caro Pasquale, con alcune citazioni, possa, come dire, essere registrata da qualcuno e portata nelle sedi istituzionali, perché il tuo lavoro, il lavoro che abbiamo fatto all'epoca e che adesso lo stai riportando sugli scritti, uno mi ha detto: Tonino, ma sei rimasto nella storia perché nel libro ti hanno citato. Sì, perché chi ha fatto la storia, qualcuno un giorno se la scrive correttamente, non da vincitore ma da vinti, probabilmente si dirà la verità. Noi abbiamo fatto quello che abbiamo potuto fare, non ci siamo riusciti bene. Pasquale è qui a raccontare tutta questa storia. Io mi auguro che faremo altre storie, anzi vi dirò, siccome ero della CISL, come diceva Pasquale, non lo sono più, ma sono stato costretto a fondare un sindacato autonomo a Crotone che si chiama CISLA, CISL con la A finale, che significa autonomia, e per chi mi vuole trovare sono a via Roma 41. Questo è perché le organizzazioni rispondono a una logica verticistica, Crotone non ha più la sua autonomia di sviluppo. Crotone è stata fucina di classi dirigenti, sia sindacale che politica. Non c'è più nessuno, non si sa a chi rivolgersi. Quindi Crotone è diventato un deserto, politicamente e socialmente. Probabilmente, Pasquale, se questo è l'inizio di un'altra rivoluzione, va bene così, grazie. Allora, intanto Tonino Venneri, Filippo ed io siamo sconfitti, ma siamo vinti che non molliamo. Ci siamo visti giovedì sera a casa di Filippo e Anna, abbiamo cenato, abbiamo brindato, io non ho bevuto. Ho promesso a mia moglie che non avrei bevuto. Tant'è vero che una compagna della CGIL di Ponte Cagnano mi manda il messaggio, mi fa: che fai? Non fare pazzire.
noi non abbiamo parlato in tono nostalgico di quei tempi, noi abbiamo parlato delle prospettive future di Crotone in quella serata, è vero Tonino? Noi abbiamo parlato per i prossimi decenni a Crotone, perché noi guardiamo sempre avanti, noi siamo sconfitti, certo, io, Tonino e Filippo siamo sconfitti, io, Filippo e Vitale siamo sconfitti, va bene, siete andati avanti voi. Che vi è rimasto? 143 indagati. Che vi rimane? C'è la presunzione di innocenza, va bene, ma un bilancio politico qual è? È nullo, come è nullo quello degli ultimi 32 anni in tutta Italia e in tutta Europa. Non hanno creato nulla di nulla, hanno solo distrutto. Perché? Perché non c'era più il pensiero, non c'era più l'economia, non c'era più la cultura. E per fortuna che Paolo e Claudia resistono. Noi quella sera, giovedì, abbiamo parlato delle prospettive future. Io da Ponte Cagnano cercherò di contribuire per quel poco che posso fare. Verrò a Pasqua, forse a giugno, non lo so. Tanto con Tonino ci sentiamo telefonicamente, gli rompo sempre le scatole, quindi siamo qui. Tonino ha le idee chiare, non dovete parlare con me, dovete parlare con Tonino Veneri. Allora, stiamo per chiudere, o c'è qualche altra domanda da fare a Pasquale? Se no gliela faccio io una domanda finale, ma anche giusto per criticarlo un po', perché sennò ci vuole sempre qualcuno che crea un elemento di rottura, perché se non c'è un elemento di rottura non c'è ragione, no Pasquale? Così insegna Hegel, no? Nella fenomenologia dello spirito. La ragione viene sempre dopo la rottura, quindi una piccola critica è pure giusto farla, no? Perché poi io lo leggo, lo studio, lo metto dentro e forse a qualcuno ne ho pure accennata questa critica, visto che poi l'ho visto qui e a un certo punto mi ha acceso la lampadina. Allora, poi chiudiamo subito, Paolo. Facciamo un pezzo finale musicale che voi se ne è riservato, che so benissimo che condurrà la serata in maniera... Parliamo di altri. Ah, ok. Una notte in Italia. Ah, ok. Allora, no, io quello che una cosa che ho notato, Pasquale fa l'elogio di Crotone, giustamente, se come dire, uno che viene, riconquista Crotone, i suoi affetti, le sue storie, la sua famiglia, e poi fa anche degli elogi, no? Anche persone che magari non meritano di essere elogiate, diciamoci subito, però Pasquale riesce ad arrivare anche a quelle persone che ha questo senso cristiano, come diceva Tonino, no? Non è cristiano. Non lo so, che cos'è? Vabbè, ma non è una, voglio dire, qua siamo tutti cristiani, qua, siamo tutti cristiani, no? Quindi è un apprezzamento quello che uno ti vuole fare. Però tu a un certo punto fai un elogio della classe operaia di Crotone. Io non sono d'accordo, scusami, anche per rispetto di Gilberto Cosentino, no? Perché negli anni 60-70, come dire, gli operai portavano le istanze, no, di classe in prima linea, erano loro che portavano le istanze di classe in prima linea. Negli anni 90 è successo ben cosa diversa, e forse qualcuno ne parla in Frammenti di fuoco, no? Nel frammento Il banditore del Pasto Vecchio. A differenza degli anni 60-70, a un certo punto, negli anni 90, la classe operaia ha consegnato le istanze, ha delegato a capipopolo, no? Per essere rappresentate le proprie istanze di classe. Questi capopopoli poi che hanno fatto? Hanno venduto la classe operaia, hanno venduto il territorio per dei posti di riguardo, magari a Montecitorio, no? C'è chi ci ha guadagnato su questo territorio. Quindi quello che è giusto dire, Pasquale, a livello critico, è che forse negli anni 90 la classe operaia di Crotone non aveva la coscienza di classe, diciamocela pure. È inutile che diciamo, se avessero seguito la classe operaia di Crotone, oggi in Italia avrebbero minimamente una concezione di classe superiore di quella che c'è, che è smarrita, no? Quindi io quello che mi sento di dire e quello che vi chiedo, forse ci dovrebbe essere un ritorno allo sciopero spontaneo, al gatto selvaggio? Sicuramente, e comunque io ho ben presente alcune figure
di quella stagione, mio zio Tonino Creta, morto di tumore, mia zia Sisina Galardo, che fu messa sotto processo, altri ancora, lo stesso Pino Greco, che non c'è stasera, ma che fondò un sindacato autonomo contro i traditori del 93. Ci sono alcune figure, perché non salvare queste figure? Certo, ci vuole uno sciopero spontaneo, come una volta, Gatto Selvaggio, com'era com'era il film di Germi, Filippo? La classe operaia va in paradiso, la classe operaia va in Ma poi paradiso. no? Alla fine com'era, bisogna stanare i nemici interni. C'era un altro che diceva attenzione che al momento di marciare il nemico È alla testa del è alla testa del corteo. corteo. Quindi forse abbiamo affidato troppo le nostre istanze a persone che poi sono rivelate dei truffatori. Certo, così fu, purtroppo così fu. E io assistetti a questo dramma, a questa tragedia quando ritornai a Crotone nel 97 e purtroppo fui solo perché vidi le macerie di Crotone e non vidi prospettive. Poi mi aggrappai alla prospettiva della Gisa di Torino Veneri e lì delineai insieme a Filippo uno scenario futuro. Non ci seguirono, così come non ci seguirono con i militari, siamo sconfitti, ci hanno ammazzato, ci hanno fatto una guerra, abbiamo tutti problemi di salute. C'è Paolo che forse vuole dire una cosa. Abbiamo problemi di salute, però non molliamo. Purtroppo qualcuno è rimasto indietro. Io ripeto, che bilancio farà della sua vita un giorno? Perché la coscienza ognuno c'è, quando va a dormire, pensa a se stesso, pensa a cosa ha combinato. Non so se va a dormire tranquillo. Sono migliaia di persone a Crotone che non so se vanno a dormire tranquilli. La borghesia raffona, il sottoproletariato, la massomafia e tanto altro ancora. Loro dormono Noi abbiamo finito. Io devo ringraziare tanti. Devo fare una cosa. Scusatemi, io vengo da Salerno, ho preso 2 giorni di ferie. Per questa serata vorrei un regalo da parte dei rami Rota, Galardo, Cicalese. Una foto comune, siete d'accordo? Sì. Grazie. Sta contenta di poco, dai. Allora, io devo ringraziare tantissimo Filippo Pioli, che si è prestato, facendo un applauso. Mi dispiace che da domani ci sentiremo un po' meno, Pasquale, giusto? 3 volte al giorno. Dobbiamo sentirci un po' meno, però la prossima volta. Poi io volevo ringraziare Andrea Parlavecchio perché ha fatto un percorso attinente a tutta la tematica. Chiudiamo con un pezzo perché Pasquale lo dice nel suo libro, c'è un substrato fondamentale che è la solidarietà, che in questo libro esce dappertutto, all'interno della famiglia, all'interno delle storie tristi o felici. E quest'ultimo brano parla di Italia come la possono vedere anche gli altri, quelli che sbarcano, quelli che cercano felicità in questo nostro paese. Una notte in Italia. L'invettiva questa no. Una notte in Italia. Oh, grazie a tutti, grazie. Grazie a te, Paolo.
notte in Italia che vedi, questo taglio di luna, freddo come una lama qualunque, è grande come la nostra fortuna, ma fortuna di vivere adesso, questo tempo sbandato, questa notte che corre, il futuro che viene, chissà se affiata. È una notte in Italia che vedi, questo darsi da fare, questa musica leggera, così leggera che ci fa sognare, questo vento che sa di lontano e che ci prende la testa, vino bevuto e pagato da soli alla nostra festa. È una notte in Italia anche questa, in un parcheggio in cima al mondo, io che cerco di copiare l'amore, ma mi confondo e mi confondono più i suoi seni puntati dritti sul mio cuore, o saranno le mie mani che sanno così poco dell'amore, ma tutto questo è già più di tanto, delle terre sognate, dei biglietti senza ritorno, tanti sempre le persone sbagliate, più delle idee che vanno a morire, senza farti un saluto di una canzone popolare, in una notte come questa rinasciamo. Lontano, tra questa gente così diversa, di queste notti che non girano mai piano, io qui ho un pallone da toccare col piede, nel vento che tocca il mare, è tutta musica leggera, ma come vedi la dobbiamo cantare. È tutta musica leggera, lo dobbiamo imparare. È una notte in Italia che vedi, questo taglio di luna, freddo come una lamanda, ma qualunque grande, come la nostra fortuna, che è poi la fortuna di chi vive adesso, questo tempo sbandato, questa notte che corre, e il futuro che arriva a darci via, questa notte che corre, e il futuro che viene a darci via.